L'estate ormai è arrivata e oggi facciamo insieme un esercizio interattivo proprio sull'estate. Leggerò un testo sulle abitudini degli italiani in vacanza durante i mesi estivi e tu avrai un compito, quello di completare alcune frasi con la parola o l'espressione corretta. Alla fine del video scrivi il tuo punteggio nei commenti. Iniziamo! Eccoci qui. Questi tre sono i siti che ho letto per voi per scrivere questo testo, che ho chiamato Gli italiani e l'estate. Se volete leggerli, quindi se volete leggere un testo autentico scritto per un pubblico italiano, ve li lascio giù nel primo commento. Iniziamo. L'estate è arrivata. Ma cosa fanno gli italiani in vacanza? Dove vanno? Quanto durano le vacanze? Preferiscono il mare o la montagna? Secondo alcune ricerche, nell'estate 2026 circa 36 milioni di italiani faranno o spenderanno almeno un giorno di vacanza? Faranno. La risposta giusta è faranno almeno un giorno di vacanza. Perché? Perché il verbo spendere di solito non si usa con il tempo, ma si usa con altre cose, per esempio spendere soldi. Noi spendiamo i soldi, non spendiamo un giorno di vacanza, non spendiamo il tempo, ma passiamo il tempo. E quindi in questa frase spendere non funziona. Funziona l'espressione fare almeno un giorno di vacanza. Quindi ascoltate bene, spendere soldi, ma non si usa spendere il tempo. Si usa passare il tempo. Ecco qui. Andiamo avanti. Molti non partono per lunghi periodi, ma fanno vacanze di qualche giorno o qualche giorni o di una settimana. Questa è una domanda di grammatica e la risposta corretta è qualche giorno. Perché? L'idea è plurale, certo, ma ricordatevi che quando abbiamo qualche, dopo abbiamo bisogno di un sostantivo singolare, anche se l'idea è plurale. Qualche giorno significa più di un giorno. L'idea è plurale, ma in grammatica abbiamo bisogno di un sostantivo singolare. Al contrario, se io avessi usato alcuni, avremmo avuto bisogno di giorni, alcuni giorni, perché dopo alcuni ci serve un sostantivo plurale. Quindi fate attenzione a questa differenza. Qualche giorno e alcuni giorni. Andiamo avanti. Anche quest'anno molti italiani hanno scelto di trascorrere le vacanze in Italia o all'Italia. In Italia, un'altra piccola domanda di grammatica. Con la nazione di solito quasi sempre usiamo in la preposizione semplice in.
Quando non usiamo in? Ci sono alcuni casi, per esempio quando il paese di destinazione è plurale. Per esempio, trascorrere le vacanze negli Stati Uniti oppure nelle Filippine oppure negli Emirati Arabi, eccetera. Possiamo anche non usare la preposizione in quando abbiamo un'isola, grande isola, per esempio trascorrere le vacanze a Cuba o a Cipro. Insomma, ci sono diverse eccezioni, però in generale quasi sempre usiamo in. Fatemi sapere nei commenti se volete una lezione solo su questo. Ma se chiedi a un italiano dove va in vacanza, probabilmente risponderà al mare. Il mare continua a essere la meta preferita. Molte persone scelgono uno stabilimento balneare o la spiaggia libera, spiagge attrezzate dove puoi noleggiare ombrelloni e lettini. Qui capiamo la risposta corretta, che è uno stabilimento balneare, dalla frase successiva. Perché uno stabilimento balneare, che in italiano si chiama anche bagno o lido, è una spiaggia attrezzata, è una piccola azienda, è come un negozio, un'azienda. Tu vai dal proprietario e puoi noleggiare da lui un ombrellone, i lettini, la sdraio per un giorno o anche per più tempo. Di solito questi stabilimenti balneari hanno anche le docce e i servizi igienici, il bagno, e di solito hanno anche il bar o un ristorante. Sono molto molto tipici in Italia. Andiamo avanti. Chi non vuole pagare può andare in una spiaggia libera o in uno stabilimento balneare, una porzione di spiaggia pubblica senza lettini, ombrelloni a disposizione. Ma certo, qui è il contrario, è una spiaggia libera, che è proprio una porzione di spiaggia pubblica dove non ci sono lettini e ombrelloni da noleggiare, ma bisogna portarli da casa. E non è così comune in Italia e questo mi dispiace moltissimo. Io vorrei che ci fosse molta più spiaggia libera o pubblica in Italia. Invece la maggior parte della costa italiana è coperta da stabilimenti balneari. Fatemi sapere nei commenti se anche nei vostri paesi è così o la spiaggia pubblica, la spiaggia libera è molto più comune. Andiamo avanti. Molti italiani scelgono spiagge con la bandiera blu o la bandiera azzurra, che è un riconoscimento assegnato alle spiagge con mare pulito e servizi di qualità. Qui è difficile, questa è cultura italiana. O la sai o non la sai la risposta. Ed è la bandiera blu, che come spiego dopo è proprio un riconoscimento, come un premio che si dà alle spiagge più meritevoli in Italia, più belle, più pulite e con più servizi per i turisti. Il mare quindi è la meta preferita dagli italiani, seguito dalla montagna, dove molte persone fanno lunghe passeggiate sui sentieri
o sui marciapiedi di montagna? Sui sentieri di montagna. Ovviamente il marciapiede è quella porzione della strada dove camminano le persone, che in questo caso si chiamano pedoni. Quelli sono i marciapiedi e li troviamo nelle strade, nelle città. Invece il sentiero è una tipica parola della montagna. Di solito il sentiero non è asfaltato, è terra in mezzo a un bosco e bisogna seguirlo per arrivare alla fine del percorso. Vediamo appunto che cosa dico dopo, perché forse c'entra qualcosa. Dopo una camminata è possibile fermarsi in un rifugio o in un albergo, una struttura in montagna dove puoi mangiare, dormire o semplicemente fare una pausa. Pensaci bene. Quando parliamo di strutture ricettive come gli alberghi, ma parliamo di alberghi in montagna alla fine di un percorso, di un sentiero, usiamo questa parola specifica, un rifugio di montagna. Non usiamo la parola albergo di solito. E parliamo proprio delle strutture ricettive adesso. Dove alloggiano gli italiani? Molti italiani dormono in un albergo, in un bed and breakfast o affittano un appartamento dove possono anche cucinare e preparare il pranzo al sacco o la cena al sacco. L'espressione che usiamo è il pranzo al sacco. La cena al sacco non esiste. E che cos'è il pranzo al sacco? È un panino o del riso freddo, pasta fredda, è cibo che prepari a casa per portarlo poi nella tua giornata, a fare una gita, per esempio, per evitare di comprare cibo fuori casa. Il pranzo al sacco. Di solito si mette il pranzo al sacco in un contenitore che a Milano chiamiamo schiscetta e lo mettiamo nello zaino e partiamo per la nostra gita. Mangiamo sempre il pranzo al sacco, io e i miei amici, quando andiamo in montagna. È un ottimo modo per cucinare, mangiare cose sane e spendere meno soldi. Sempre più persone cercano vacanze più lente e sostenibili. Per esempio, fanno escursioni, vanno in bicicletta e partecipano a degustazioni di vino e olio per scoprire le eccellenze culinarie italiane. Per molti italiani l'estate non significa solo viaggiare e vedere posti nuovi, ma significa anche rallentare e staccare la spina o staccare la presa per qualche giorno. Questa è una bella espressione italiana, mi piace tantissimo ed è la prima. Staccare la spina significa fare una pausa dalla vita di tutti i giorni. Possiamo anche dire dal solito tran tran, cioè vuol dire fare una pausa dal lavoro, cambiare magari situazione, posto, allontanarsi dalla propria casa e fare un weekend, un fine settimana lontano per recuperare le energie, per riprendersi, rilassarsi e tranquillizzarsi. Allora, ricapitoliamo tutte le risposte corrette.
La prima è faranno almeno un giorno di vacanza. La seconda è qualche giorno. La terza è in Italia. La quarta è uno stabilimento balneare. La quinta è in una spiaggia libera. La sesta è la bandiera blu. La settima è i sentieri di montagna. L'ottava è un rifugio. La nona è il pranzo al sacco e l'ultima, la decima, è staccare la spina. 10 risposte. Scrivi nei commenti quante risposte corrette hai dato a questo esercizio. Tra l'altro ho appena notato che ho messo tutte le risposte corrette in prima posizione. Per il prossimo esercizio interattivo cambierò questa strategia. Siamo arrivati alla fine del video e io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quante risposte giuste avete dato. Se vi è piaciuto questo tipo di video un po' interattivo e ne volete altri, ricordatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale perché mi aiutate tantissimo con il mio lavoro qui su YouTube. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.